Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Ho un nuovo appuntamento, come vedete, con la Exo 6, questa favolosa azienda che ci sta portando diciamo nelle nostre case queste splendide action figure di grado museale, come loro amano chiamarle, ma veramente molto ben fatte, relative al panorama di Star Trek. E chissà che in futuro non tocchino anche altri franchise sempre della fantascienza, che lo sa, vedremo, perché comunque Nanjin Tam, che è il boss di questa azienda, è anche lui un appassionato di fantascienza, quindi non è un semplice imprenditore, ma è un fan come noi di Star Trek e anche di altre serie, e quindi ama fare le cose per bene, o quantomeno insomma ci prova. Ma devo dire che fino adesso i risultati sono stati veramente vicini all'eccellenza. Allora, quest'oggi abbiamo a che fare con un prodotto veramente molto atteso per quanto mi riguarda, perché è uno dei personaggi forse più amati dell'intero panorama di Star Trek, e questa volta non parliamo di un vero e proprio membro di un equipaggio, ma comunque di un coprotagonista a tutti gli effetti delle avventure narrate nella serie in cui compare. Stiamo parlando infatti di Deep Space Nine, la serie ambientata nella stazione spaziale in orbita bejoriana, quindi in orbita al pianeta Bejor, dove troviamo un simpatico mercante Ferengi, per l'appunto il personaggio di Quark che abbiamo qui davanti a noi nella sua brown box, e che come sicuramente tutti gli appassionati della serie sanno, è veramente un personaggio particolare. Allora, facciamo prima un piccolo focus appunto su Quark, per gli amici che magari non hanno seguito Deep Space Nine. Deep Space Nine è una serie di fantascienza appunto basata sull'universo di Star Trek creato da Gene Roddenberry. Le avventure si svolgono su una stazione spaziale in orbita al pianeta Bejor, stazione spaziale che però era in origine cardassiana ed era stata usata come testa di ponte proprio dai cardassiani per l'occupazione del pianeta Bejor, quindi per un'operazione militare. Poi in seguito a tutta una serie di eventi che non vi sto a dire per chi vuole vedere la serie, la stazione fu abbandonata, l'occupazione è finita e Bejor ha richiesto alla federazione di assisterli nella ricostruzione, quindi praticamente la Federazione Unita dei Pianeti si trova in veste, diciamo, di aiuto su questa stazione bejoriana, ora bejoriana. Quark è per l'appunto uno dei suoi abitanti in pianta stabile. Quark è un Ferengi, quindi appartenente a una razza proveniente da un altro pianeta, Ferenginar, una società le cui basi sono fondate interamente sul commercio. Ogni aspetto della loro vita è diciamo guidato dalle cosiddette regole dell'acquisizione, che è un libro che racchiude tutte le loro molteplici regole che servono per svolgere nel migliore dei modi dei buoni affari, perché come vi ripeto ogni aspetto della loro cultura è basato veramente sopra il commercio in ogni singolo aspetto, anche nel più stupido se vogliamo, e che diciamo che il punto forte della loro civiltà è quello di riuscire ad avere successo appunto nell'ambito commerciale. Quindi chi di loro dimostra di avere più lobby, il lobby delle orecchie, che era il simbolo del fiuto per gli affari, è considerato appunto la persona più scaltra e quindi più meritevole, e può ambire al posto di Grande Nagus, che è il vero e proprio governatore della civiltà Ferengi. Ma senza andare così in alto, adesso ci concentriamo su Quark. Quark appunto vive sulla stazione spaziale Deep Space Nine, come è stata ribattezzata dalla Federazione, in precedenza era chiamata Terok Nor. Si occupa del suo bar, che in realtà è più un centro ricreativo completo, perché è dotato di molti giochi, no? Completo anche per esempio delle molteplici sale ologrammi, no? Dove si possono trovare anche dei programmini
un po' piccanti rispetto ai programmi più seriosi che si trovano normalmente sulle astronavi, e poi i svariati giochi da tavolo che sono molto ambiti lì nel quadrante e che sicuramente diciamo attirano molti clienti nel bar molto frequentato un po' anche da tutto l'equipaggio di Deep Space Nine, quindi vi ci troviamo spesso anche Jadzia Dax, Miles O'Brien, Julian Bashir e così via, il tutto però supervisionato dall'occhio vigile del connestabile Odo, il mutaforma che si occupa della diciamo sicurezza della stazione spaziale, ma di cui parleremo in seguito quando sarà il suo turno, perché anche questo è uno dei personaggi che verrà portato in forma di action figure da Exo 6. Allora, Odo chiaramente si occuperà di controllare Quark nelle sue molteplici attività, perché Quark è un personaggio seppur molto simpatico, sempre un pochino però subdolo e che cerca di fare i suoi affari poco, se vogliamo, leciti, poco puliti, di nascosto dalla federazione e da tutti gli altri, pur di aumentare le proprie scorte di Latinum. Latinum è una delle diciamo valute diciamo contemplate di Star Trek e di cui i Ferengi sono molto ghiotti. A questo punto io direi di dare un'occhiata velocemente alla scatola e poi partiamo direttamente alla recensione di questa action figure. Come sempre la Brown Box riporta semplicemente le varie scritte che in scala 1 a 6, Star Trek DS9, QK sta per Quark, Made in China, eccetera eccetera. La Exo 01044 ancora non ho capito bene a cosa si riferisce, sono una sequenza numerica che cambia su ogni scatola, ma non ho ben capito a cosa vuole riferirsi. Allora, adesso l'apriamo. Come sempre troveremo i vari angoletti in plastica messi ai lati della scatola come rinforzo. Eccoli qua, vedete? E chiaramente sono presenti anche nella parte in basso della figure, cioè della confezione della figure. Adesso tiriamo fuori il tutto e andremo a vedere appunto la scatola. Frequentatori della passeggiata di Deep Space Nine, ecco a voi Quark in tutto il suo splendore. Come vedete la scatola riporta una foto in primo piano del viso dell'action figure, devo dire molto somigliante al personaggio interpretato dall'attore bravissimo Armin Shimmerman che ha portato sullo schermo il personaggio di Quark. Troviamo come sempre l'indicazione anche del capitano della serie, ovvero di Benjamin Sisko, l'indicazione del nome Quark, che è un'indicazione che è in scala 1 a 6, e chiaramente la serie a cui è riferito, quindi Deep Space Nine. È una figure consigliata da 15 anni in su, perché chiaramente è da collezione, quindi farla maneggiare ai bambini più piccoli significherebbe farla anche rovinare, oltre a correre dei rischi perché sono presenti dei pezzettini piccoli che magari potrebbero essere ingeriti per sbaglio, no? Qui troviamo tutti i vari personaggi che faranno parte, cioè che fanno parte del cast della serie e che ritroveremo praticamente tutti diciamo nella proposta di Exo 6. Il contenuto, come vedete, ci dice che è sempre una figura con 30 punti di articolazione, il viso è chiaramente scolpito in maniera eccezionale, molto somigliante appunto al viso di Quark. E ci sono chiaramente tutti i vari accessori, no? Dal Latinum al pad Ferengi che serve appunto per fare il conto al bar e svariate altre cose. Abbiamo il libro delle regole dell'acquisizione, questa è veramente una chicca, una cosa bellissima, fatto con le pagine veramente in carta, quindi veramente un'opera eccezionale da parte di Nacintam, sicuramente molto delicato, quindi andrà manovrato con estrema cautela, anzi meno si tocca secondo me meglio è, e svariate mani intercambiabili per appunto consentirgli di tenere in mano i vari accessori. Ecco qua, non c'è molto altro da vedere sulla scatola, quindi direi che possiamo direttamente aprire e andare a vedere la figure. Oh, ecco qua. Allora, come prima cosa troviamo chiaramente la figure, che ancora non si vede bene perché c'è questa finestra in plexiglass che comunque
che nasconde ancora un po', per quanto sia trasparente, le fattezze della figure. Troviamo appunto il libro delle regole dell'acquisizione, troviamo il pad, troviamo una specie di penna gigante con cui venivano scritte le cose sui vari terminali eccetera, le varie mani intercambiabili, i pezzi di latinum, e poi sotto troveremo anche il pad da esposizione. Adesso andremo ad aprire la scatola e la vedremo la figure nel suo totale. Prima di procedere volevo farvi vedere il retro della scatola, dove ci sono i vari credits. Come vedete il produttore esecutivo è Najin, il direttore è David Stefan, lo scultore è Dean Tolliver, lo scultore delle varie props, quindi dei vari accessori, è Jim Maddox, il capo pittore è Ayou, non so bene come si pronuncia, un nome cinese, il costume production, quindi quello che ha realizzato i vestiti è Xiong Jin. Engineering probabilmente è quello che si è occupato di tutto quello che riguarda il corpo e le varie articolazioni, è Jackie Wu. Il direttore del marketing è Shermaine Tam, che praticamente sarebbe sempre Najin Tam. Poi la videografica Anthony Wodlarski. Bene, andiamo a vedere bene di cosa stiamo parlando. Allora, eccolo qui. Allora, ancora chiaramente protetto in alcune parti dalla pellicola protettiva, adesso andremo chiaramente a rimuoverlo, ma volevo farvi già vedere comunque come si presentano i vari accessori, no? Comunque hanno già un bellissimo aspetto. Il colore, diciamo, oro lì del Latinum è abbastanza realistico, anche se forse si voleva migliorare un pochino. Molto bello invece il libro delle acquisizioni, che ha quel color legno veramente molto molto realistico, e i vari pad e la penna sono realizzati chiaramente in maniera molto precisa ed accurata, come andremo a vedere poi più in dettaglio. Bene, adesso prendiamo la figure, la prepariamo e poi la commenteremo insieme. Bene ragazzi, ecco a voi Quark in tutto il suo splendore. Allora, che dire di questa action figure? Allora, l'impatto diciamo iniziale è molto buono, nel senso chiaramente notiamo una buona somiglianza, sicuramente i colori molto sgargianti riprendono fedelmente quelli di quest'abito indossato spesso da Quark, anche se poi la maggior parte dei suoi abiti è un aspetto un po' così diciamo arlecchinesco, se vogliamo, no? Che comunque lo rendevano appunto molto molto simpatico. Allora andiamo a vedere più in dettaglio le varie caratteristiche. Allora cominciamo dagli stivali che sono in gomma e diciamo hanno queste pieghe che rispecchiano un po' la forma delle varie pieghe che può assumere una calzatura indossandola, no? Quindi è molto bello da questo punto di vista, sono di colore verde, come del resto anche i pantaloni che hanno questa parte qui, diciamo laterale, ricreata in maniera fedele all'originale. C'è il giacchetto che chiaramente riproduce esattamente quello indossato appunto da Quark. C'è da tirare un po' meglio forse il collo dietro per far diciamo aderire un pochino meglio il prodotto al corpo della figure, ma questi chiaramente sono aggiustamenti che si fanno nel momento in cui va esposta, quindi per il momento non diciamo lo modifichiamo. Volevo farvi vedere invece che è riprodotto bene anche questa specie di inserto che dovrebbe essere metallico nella serie, che qui chiaramente credo sia in plastica, ma va bene così. Anche quest'altro è molto ben fatto, molto ben dettagliato, vedete? C'è un livello di dettaglio veramente pauroso, come anche quello della trama del vestito, che è veramente in scala con la figure, quindi non vediamo trame dei vestiti più grossolane come abbiamo visto in altre produzioni. Qui veramente si cerca di ricreare la figure in maniera molto credibile, molto realistica, quindi su questo ci siamo veramente. Parlando della testa, diciamo che c'è una somiglianza molto molto marcata con il personaggio visto in TV.
Chiaramente dipende sempre molto da come viene illuminata, no? Per avere più o meno risalto, però da quello che vedo, diciamo, il progetto è stato ricreato con successo, nel senso che comunque vedendolo si ha veramente l'impressione di vedere Quark che è un personaggio che io ho sempre sperato venisse prodotto in action figure, perché finora, tranne qualche produzione molto giocattolosa che era uscita negli Stati Uniti, qui da noi non si era visto niente, diciamo, di collezionabile, a mio avviso, e questo era una grave mancanza, perché comunque Quark è un personaggio che merita, perché ripeto, anche se non era, diciamo, parte dell'equipaggio in senso stretto, è comunque uno dei personaggi principali della serie, e grazie a lui si sono svolte molte puntate particolarmente belle, anche di lato riprodotto veramente bene, con i lobi molto pronunciati, i denti molto ben visibili proprio da Ferengi, forse un po' troppo bianchi rispetto al trucco che veniva fatto nello show, che mi sembra che fossero un pochino più gialli, però per il resto insomma ci siamo, diciamo. Anche gli occhi sono ben riprodotti. Chiaramente vi ricordo che queste sono figure realizzate a mano, quindi potrebbe capitare qualche esemplare, diciamo, realizzato più o meno bene rispetto ad altri, perché chiaramente, per quanto le mani degli artisti coinvolti siano sempre le stesse, facendo le cose a mano qualche piccolissima differenza tra l'una e l'altra potrebbe esserci. Comunque il prodotto è veramente ben realizzato. Ecco qua, vi faccio vedere ancora qualche particolare. È chiaramente completamente posabile, quindi possiamo far prendere qualsiasi posa a noi piaccia e possiamo ricreare tutte le varie, diciamo, smorfie più o meno o atteggiamenti che Quark aveva nella serie. Diamo un'occhiata invece agli accessori. Questo è il pad, come vedete anche questo è ricreato in maniera maniacale, con una visualizzazione molto buona anche del disegno interno, ok? Veramente notevole se consideriamo la scala con cui è realizzato l'oggetto. Questa specie di penna con cui segnava le cose sul pad, come vedete qui addirittura è ricreato, oltre alla scrittura Ferengi, anche un simboletto che riproduce praticamente la stazione Deep Space Nine, quindi anche qui ci troviamo di fronte a un oggetto veramente ben realizzato. Faccio vedere alcune barre di Latinum, questa è quella più grande, questa è quella, diciamo, media, poi ce ne sono anche altri due tipi più piccole, in particolare ce ne sono tre, di queste sono due, di questa chiaramente una, poi cerco di farvi vedere quella di mezzo come misura. Eccola qua, ce ne sono tre, e poi ce ne sono quattro di quelle più piccoline, quindi veramente abbiamo tutti i tagli e formati previsti dal Latinum. Eccolo qua, vedete? Quindi insomma è stato pensato anche di riprodurlo, e anche per quanto riguarda gli accessori, veramente in maniera molto molto precisa. Non vedo phaser, invece questo magari mi era sembrato che fosse stato previsto inizialmente, forse c'è stato un ripensamento in fase di produzione, non lo so. Comunque sia, alla fine non è che serva così tanto, perché poi diciamo che Quark grossi utilizzi del phaser non è che ne abbia fatti. Qui troviamo il libro delle regole dell'acquisizione, come vi dicevo è molto molto ben realizzato, chiaramente è plastica ma è verniciato con un colore che richiama il legno.
Qui c'è questo foro che vedete serve per poterlo utilizzare con un tipo di mano che presenterà appunto un innesto per poterlo agganciare e tenerlo in mano più stabilmente. Eccola qui la mano, vedete? C'è questo perno che si utilizzerà appunto per andare ad agganciare il libro delle acquisizioni. Chiaramente toccherà trovare un modo di farglielo fare, perché non è così immediata la cosa, e darà più stabilità chiaramente all'oggetto. Ecco, io al momento non ci riesco, ma chiaramente con un po' di pazienza poi prima di esporlo penso che sarà possibile farlo senza grossi problemi. Andiamo a dare un'occhiata velocemente anche al libro delle acquisizioni, delle regole dell'acquisizione. Eccolo qua. È molto delicato, ragazzi, quindi non ci giochiate, attenzione, vi consiglio di esporlo e basta, perché comunque è un prodotto molto delicato. Anche l'esposizione alla luce secondo me potrebbe rovinare la carta, quindi vi consiglio comunque di tenerlo nella versione diciamo chiusa e non aperto, a meno che non avete modo insomma di proteggerlo anche dalla luce. Ci sono le varie regole sviluppate su carta, vedete, quindi il libro è tutto sfogliabile, però è talmente delicato che, ripeto, potrebbe scollarsi, rompersi, quindi io vi consiglio di giocarci veramente poco. Ogni pagina sembra realizzata chiaramente in maniera diversa, quindi c'è stata molta, diciamo, ricerca anche in questo aspetto qui, ok? Bene, non voglio rovinarlo, quindi lo richiudiamo subito. E a questo punto io direi che possiamo già trarre le conclusioni di questa action figure. Chiaramente vi è dotata come sempre della sua pedana chiaramente come vedete sempre ben protetta, che riproduce una pedana del teletrasporto, ok? Come se ormai sapete, questo disegno può essere intercambiato con il secondo disegno che danno per ricreare, unendo più esagoni di questi, una maxi pedana del teletrasporto su cui esporre più figure, e poi lo vedremo chiaramente quando avremo completato uno dei set delle varie serie. Per il momento non ci interessa. E come sempre viene fornita anche la scheda per l'eventuale autografo, che però per noi italiani diventa un po' difficile riuscire ad avere, perché sono molto rare le occasioni di incontro con gli attori, che riproduce un pannello L-Cards in trasparenza con il logo Quark Bar, vedete, e la stazione Deep Space Nine, sul quale potremmo avere la firma, volendo, di Armin Shimmerman, se mai riusciremo ad incontrarlo, ok? Bene ragazzi, a questo punto direi che è tutto, non ci sono grosse cose da dire. Chiaramente la figure è una figure molto bella, molto ben realizzata, come sempre nello standard di Exo 6, i dettagli dei vestiti sono molto curati, i colori sono molto fedeli a quelli dell'abito indossato nella serie TV originale, alcune espressioni del viso forse potevano essere fatte leggermente più diciamo somiglianti tra virgolette, ma in realtà poi alla fine parliamo di un personaggio che già di per sé indossa una maschera, quindi non è un viso umano, è un viso copiato da un'ulteriore maschera che appunto viene utilizzata nella serie, quindi con un make-up che richiedeva ore e ore per essere ricreato. Quindi alla fine poter dire qual è veramente la faccia identica, perfetta di Quark è un po' un'utopia, perché ad ogni sessione di trucco qualche piccolo particolare magari poteva variare, particolari magari impercettibili, però comunque se visti vicino, diciamo nel corso specialmente delle varie stagioni, qualche lieve variazione ci potrebbe essere stata, quindi non possiamo affermare con certezza quale sia il vero viso di Quark. Questo comunque è un viso di Quark molto somigliante, quindi diciamo che anche su questo possiamo dargli un 8. Nachim Tam ci ha abituato a lavori straordinari, abbiamo già visto alcune delle prossime action figure che stanno entrando in produzione e sono anch'esse straordinarie, quindi ci aspettiamo prodotti sempre migliori e sempre più belli. Chiaramente non vi ho fatto vedere molto delle articolazioni, ma chiaramente
non c'è molto da dire, nel senso che fa tutti i soliti movimenti che abbiamo già visto su braccia e gambe. Chiaramente ecco, le mani possono essere come al solito staccate e rattaccate per ricreare le varie pose, ma la cosa più bella secondo me è le espressioni che ha il viso ogni qualvolta che lo muoviamo, perché come cercherò di farvi vedere adesso, già muovendolo in varie direzioni il suo aspetto tende a variare. Questo è merito soprattutto dei maestri scultori e verniciatori che hanno realizzato appunto il viso, perché hanno fatto veramente un lavoro eccellente. Vedete? Ogni volta che cambio un po' la posa, anche il viso di Quark sembra assumere un'espressione diversa, nonostante invece l'espressione poi sia fissa, perché è chiaramente realizzata sulla plastica, no? Ok? Però comunque ci fa ricreare tutte esattamente le scene viste nella serie. Bene ragazzi, come sempre vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto questo video, e se pensate che siano interessanti queste action figure che porto qui sul canale, iscrivetevi al canale in maniera da non perdere nessuno dei video di queste figure che porterò qui. Vi vorrei anche ricordarvi come sempre di visitare il sito di Extra Trek. Extra Trek è un sito web che si occupa di fantascienza, in particolare di Star Trek, anche se tocca chiaramente anche i temi degli altri franchise. È capitanato dal grande Claudio Finazzi insieme al resto del suo equipaggio, di cui faccio parte anche io, seppur modestamente, visto che purtroppo al momento ho diversi impedimenti che mi hanno fatto saltare diverse live eccetera, e è anche un canale YouTube, quindi vi invito nuovamente anche ad iscrivervi al canale YouTube di Extra Trek, dove troverete tante video recensioni fatte in live dei vari episodi delle varie serie Trek che sono in onda al momento, e quando non sono in onda quelle ci inventiamo sempre qualche altra cosa, comunque per far rimanere vivo l'interesse sul tema Star Trek e non, quindi anche su altre cose. Io chiaramente nella redazione mi occupo di tutto quello che riguarda il collezionismo e il modellismo, quindi trovate anche delle mie rubriche in cui appunto porto gli articoli inerenti a queste cose. Bene ragazzi, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Extra Trek, iscrivetevi al mio canale. Bene ragazzi, pollice in su e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità. E voi non siete nemmeno un po' curiosi?